saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi celebriamo i 20 anni dalla pubblicazione di una pagina tanto gloriosa quanto sottovalutata dell'epic metal nostrano. Quello tra epic metal e Italia è da sempre un rapporto complicato. Al di là dei Manowar e al limite dei Manila Road, da noi i fan che apprezzano il genere anche nei suoi nomi di punta sono davvero pochi. Non parliamo poi di quei pochi che vanno a scavare più in profondità nel genere. Che sia per la difficoltà di ascolto a livello atmosferico o per quella di reperirne i nomi di punta, è un vero peccato, contando la lunga e importante storia di questo stile nel nostro paese. Andiamo da gruppi storici come i Dark Quarter e gli Adramelch, ad altri relativamente più recenti come i Doomsword oppure gli Holy Martyr. Un'epopea di cui fanno parte anche i milanesi Wotan. Un po' a metà tra i due mondi di cui abbiamo parlato un attimo fa, sono nati nel capoluogo lombardo nel lontano 1988, ma negli anni successivi non sono riusciti ad andare oltre a un paio di demo. Tra le classiche difficoltà che hanno afflitto i gruppi italiani prima del 2000 e anche qualche anno di scioglimento, l'attesa per l'aspirato primo full length si è protratta per ben 16 anni, fino a quel 15 giugno 2004 in cui Carmina Barbarica ha visto la luce. Uscito sotto l'etichetta ellenica Hit Metal Records, ancora a un ventennio di distanza rimane un album per cui è valsa davvero la pena aspettare. Al suo interno gli Wotan suonano qualcosa di tradizionale, ma per nulla banale. È un epic metal che va da registri più lenti, cadenzati, ad altri veloci e frenetici, che ricordano il primo power metal, quello più spoglio e dritto al punto. Il tutto è corredato da una registrazione non perfetta, un po' secca, ma che valorizza lo stesso i riff di Mario De Giovanni, e poi dalla voce di Vanni Ceni, particolare ma molto adatta alla musica del gruppo. Il suo talento e la sua versatilità aggiungono un tocco di personalità non da poco e arricchiscono parecchio il disco. Tuttavia, Carmina Barbarica fa davvero la differenza sulla qualità assoluta delle sue idee. Si sente che le canzoni sono state elaborate e perfezionate dagli Wotan lungo tanti anni. Quasi ognuna di esse esprime il massimo del suo potenziale e rappresenta un piccolo gioiellino in sé. E se qualche pezzo sparuto qua e là è meno eccelso, soprattutto a causa dei ritornelli meno efficaci, è un problema davvero minimo. Anche in quel caso parliamo di brani ottimi, che spiccherebbero in un disco medio. Non parliamo poi di quelli che vanno oltre e risultano puro, epico godimento. Da questo punto di vista, il quartetto delle meraviglie di Carmina Barbarica è formata da Under the Sign of Odin's Raven, Innoxia di Gingetor X, Kings of Crown, The Dream of Ronalby e Thermopyles. La prima procede lenta lungo tutti i suoi 5 minuti, con un riffage di retrogusto doom, ma anche influssi folk a tratti, rivelandosi gloriosa coi suoi cori che contornano la voce di Vanni Ceni. Anche la seconda è una marcia marziale piuttosto cadenzata che da strofe già molto epiche conduce all'apice dei ritornelli, da urlo per carica battagliera. La terza invece è un mid-tempo melodico che mostra in parte gli influssi power degli Wotan, che contribuiscono a una tensione e a una potenza assoluta che rendono il brano una bomba. A quanto pare però il gruppo milanese dà il meglio su tempi più lenti, come dimostra l'ultima. Quasi tombale nel suo incedere, il più doom del disco racconta dell'omonima battaglia sia a livello lirico sia musicale. Tra ritmiche potenti, un'atmosfera di possente coraggio, rassegnato ma senza disperazione, e persino un frammento narrato in greco antico ci porta diretto al passo delle Termopili, al fianco dei combattenti ellenici. Anche il resto di Carmina Barbarica però non scherza. Andiamo dalla opener Lord of the Wind, che mostra il lato più power del disco, una cavalcata veloce e incalzante, ma senza mancare di epicità, a Wrath of North, altrettanto dinamica e coinvolgente. E ancora potremmo citare Black Conqueror, evocativa all'estremo coi suoi saliscendi di velocità, che ti portano all'interno della frenesia di una battaglia. In generale, come già detto, all'interno del disco non c'è una sola traccia brutta, solo tanti pezzi memorabili e tanta sostanza. E se Carmina Barbarica non è perfetto, né tra i migliori album epic metal di tutti i tempi, arriva giusto mezzo gradino sotto quel livello, ed è comunque tra i prodotti più rilevanti usciti in Italia nel genere. Si tratta di un diamante tanto luminoso quanto drammaticamente sottovalutato e sconosciuto. Ed è per questo che oggi non ne celebriamo solo i 20 anni, ma ti consigliamo con forza, se non hai avuto l'occasione, di farti un favore e di scoprirlo. Se ami l'epic metal propriamente detto, oppure solo le branche più evocative del nostro genere preferito, siamo abbastanza sicuri che ci ringrazierai. Voto di Heavy Metal Heaven 96 su 100.
oggi è tutto. Conoscevi già gli Wotan? Dicelo nei commenti, oltre a mettere like e condividere il più possibile. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con i video che pubblichiamo ogni settimana. Infine siamo anche su Instagram, Facebook, Pinterest. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta?